Ascolta, allora, domanda complicata. Qual è il tuo approccio all'improvvisazione e in generale alla costruzione dei soli? Il tuo approccio che hai proprio dal vivo a livello improvvisativo, non tanto nella costruzione di un solo a casa per un turno in studio o quello che è, ma proprio dal vivo. Quando approcci un solo, a cosa pensi? Hai un modo standard di Allora, approcciarlo? sì, allora diciamo che eh, un mio amico carissimo, Davide Idda, mi sprona sempre a tentare di usare i cliché soliti, che magari uno può usare, le frasi che uno fa da 1000 anni e fa sempre, a usare, tentare di non usarli almeno per un po' di improvvisazione, poi è inevitabile usarli. Se noi ascoltiamo Mike Stern, per esempio, sentiamo che negli assoli di Mike Stern molte frasi si ripetono perché è proprio è il suo stile, Il suo quella è stile? la riconoscibilità di Mike Stern. Mettini anche, stessa cosa, no? Richard Bona per esempio anche, però tentare comunque di creare nel momento, basandosi magari su arpeggi o che magari fanno un'estensione armonica e quindi un arpeggio maggiore semplicissimo, però tentare di avere queste cose. Quando ho incontrato Jeff Berlin, chiaramente sono andato a dargli la mano perché Jeff Berlin è sempre il numero uno. E una cosa che mi ha detto così gratuitamente, nel senso così, il piacere, sei un grande, e lui mi guarda e fa, sembrava quasi un profeta, usa gli accordi e gli arpeggi sugli accordi, quindi è una cosa molto importante, far capire cosa stai facendo, anche se stai facendo una cosa un po' out, un po', cioè nel senso, fanno figo un po', tentare di farsi capire. L'uso dell'arpeggio per far capire armonicamente il senso della cosa. Mi viene in mente per esempio una Sì. cosa che si potrebbe fare, no? Su All of Me, tentare, dico All of Me perché è uno standard un po' conosciuto, un po' che uno dice facciamo All of Me, la risposta solitamente è no. Ecco. Eh, tentare di usare, ed è difficile per tutti, anche per chi improvvisa bene, perché comunque si tratta di fare uno step un po' prima, come quella cosa di più, un po' prima, diciamo, Come tonalità. esatto, di fare non i soliti magari cromatismi o cose, magari lavorare sulla cantabilità dell'accordo. Adesso ho usato un po' di scale, cromatismi, però ho tentato di fare un approccio su questa cosa molto più sugli arpeggi del pezzo. Mettendo in risalto la nota degli accordi. Esatto. Per esempio, già questa è una buona frase, Mhm. ok? Quindi magari tentare di poi imitarsi un po' e dopo l'approccio improvvisativo ha una cosa fondamentale che in molti bassisti, soprattutto qua in giro, non sento: Mhm. il ritmo. La cosa è il ritmo perché comunque è quella cosa che un po' ti fa muovere la spallina, quando ascolti uno un po' ti dà la passione, Mhm. e ti permette anche di sperimentare un po'
lavorare in maniera creativa sul groove. Sì, esatto, durante Durante il l'assolo, solo, sì. ovviamente, no? Quindi tentare di dare, magari ho anche un po' accelerato adesso, non so, però tentare di dare una spinta ritmica ben definita, perché solitamente ci si ritrova a fare delle cose e quindi magari per lavorare su questo si può fare la stessa frase. Non so se si è capito un po' il tempo. Sì. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Questo era l'uno finale, no? Tanto per capire un attimo di riuscire a capire che comunque l'improvvisazione non è solo scale, è anche e soprattutto il ritmo, perché comunque andatevi ad ascoltare Michel Petrucciani, che ha una ritmica paurosa sulla mano destra, a parte la mano sinistra che comunque dà dei poliritmi assurdi, però con lui si sente l'importanza dell'accento e di questa cosa qua, quindi improvvisazione non solo note, ma comunque è un po' tutta la frase. Sì, quindi dare rilevanza all'aspetto ritmico La rilevanza che poche volte si fa, insomma. Esatto, a volte si tenta Si concentra comunque, sulla frase, sì, sull'armonia. sulla frase, sulla cosa, però alla fine non gli si dà importanza. Quindi si male delle Tipo belle anche, frasi, però. tipo anche la stessa scala maggiore in questo modo qua. One, two, uno fa interesse, ne riscuote un po' meno che magari se viene fatta 1, 2, 1, 2, 3, 4. Quindi non sembra quasi neanche più una scala maggiore, ma sembra quasi, è proprio la frase, si costruisce la frase grazie anche al ritmo, soprattutto grazie al ritmo. E questo comunque non lo dico, penso solo io, ma mi sento un po' banale a dire queste cose qua quando ci sono dei video di grandissimi bassisti che parlano esattamente di questa cosa qua. Quindi repetita iuvant dicono, quindi. Sì, comunque non fa male in questo caso. Esatto. Allora, per chiudere mi piacerebbe capire se tu riesci a individuare i 2 o 3 aspetti a cui dai più rilevanza quando suoni. Cioè, chiaramente ci sono tantissimi aspetti Certo. da stare attenti, però Ovvio. che senti i tuoi punti forti e quindi sostieni in maniera più importante quando suoni. La domanda non è per niente facile, prima cosa. Seconda cosa, allora, i punti forti sono tentare di entrare nel brano, ok? Stiamo parlando di suonare in un brano, stiamo parlando quasi quasi di suonare in una band, facciamo così. Entrare nello stile del brano, prima cosa, e quindi tentare di fare dei fill o delle cose, un accompagnamento, perché come si parla sempre di filo, di cose, in realtà è l'accompagnamento che dare importanza se la nota è così lunga oppure Staccati. staccata, oppure queste variazioni ritmiche. È chiaro che in una cosa del genere non mi viene da fare, cioè
cosa c'entra? Questo è un po' bebop, non c'entrerebbe niente. Quindi tentare di mettersi a servizio della musica e vedere se magari va bene un portamento del genere, va bene un portamento del genere, va bene questo. Oppure una cosa che adesso non ce l'ho qua, fatalità, una cosa col plettro, vedere se va meglio un suono del genere, oppure va meglio un suono del genere. Sentite che il suono basta cambiare un attimo e cambia, oppure questo è già più Jaco Pastorius, oppure questo sempre suono tipo Giaco però dipende un po'. Allora, dare importanza, come chiaramente dice anche Massimo Morricone in uno dei suoi metodi, che consiglio tra l'altro vivamente, l'attinenza stilistica, e già da lì si aprono i vari parametri, come comportarsi con la batteria, con la casa. Bisogna anche essere in piena sintonia col batterista con cui stai suonando, perché magari tu sei abituato ad usare il click, il batterista non è abituato ad usare il click e c'è già una grossa differenza. Tu sei abituato magari con le basi a casa a suonare con la base MIDI che è tutta perfettina, magari il batterista non ha questa cosa, oppure il contrario, nel senso non sei abituato ad un batterista molto preciso. È chiaro che cioè, noi non siamo soli nella musica, c'è il resto del contorno che ci fa diventare a volte più bravi, a volte meno bravi. Me ne sono accorto, me ne sto accorgendo che per esempio avere un batterista di fiducia con la quale si sta bene assieme, che non è andare a mangiare fuori a sera, ma anche se può essere anche quello l'aspetto divertente, però che quando il basso va giù la sua cassa è dritta con te, chiaramente sperando che sia a tempo, perché magari tutto questo fuori tempo non avrebbe senso. Valorizza Però anche la tua performance. assolutamente. Io, visto che sono un'intervista mia, mi trovo molto bene con Riccardo Quagliato, perché stiamo crescendo assieme, anche se voi direte, beh, ma tu saresti un po' cresciuto, certo, infatti va bene, però insomma la cosa è questa, tentare e con questo non dico che mi trovo bene solo con Riccardo Quagliato, mi trovo bene anche con Damien Schmidt, mi sono trovato bene quando ho suonato con George Benson assieme a Teddy Campbell, però lì è un livello di batteristi veramente altissimo, è facile dire mi trovo bene, è molto complesso. Esatto. Quindi, parlando così, bisogna avere comunque, pensare di non essere, io sono qua, io sono bravo sempre. No, io sono bravo se ho le giuste persone che mi valorizzano, intorno, come io valorizzo anche magari il batterista, io valorizzo il tastierista, perché come magari accompagno io, dà ispirazione al tastierista per fare determinate altre cose, chitarrista uguale. Quindi se una band è compatta in questo modo, ripeto, che non vuol dire essere per forza dei grandissimi amiconi, bisogna comunque essere, stimarsi, avere rispetto l'uno dell'altro e sapere che l'altro quando suonerà, avere fiducia anche, non ti deluderà, perché anche questo è un problema, cioè nel senso, sapere che quello che sta suonando con te ti sta insegnando qualcosa quando sta suonando, c'è sempre qualcosa di bello da farti sentire. Questo è quello che mi capita quando suono con i musicisti con la quale mi diverto a suonare e con la quale ho fatto anche il Malafede Project. E uno dice, beh, è furbo, si chiama i musicisti bravi, è ovvio, scusate, ma se posso chiamare i musicisti bravi, perché chiamare quelli non bravi? Anche perché, insomma, si tenta di fare qualcosa io avrei un sogno, vorrei abituare la gente alla qualità della musica, e per questo è importante
per noi musicisti avere, soprattutto quando si fanno dei concerti, quindi da casa un po' meno, avere un fonico che valorizzi il tuo suono, il tuo modo di suonare. Perché tutti un po' anche questa, so che sono andato fuori dal seminato, Mauro, da questa cosa, Sì, 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 però bene. il fatto di avere una persona fuori che ti metta il mix giusto, che il rullante che stai sentendo qua è lo stesso che senti fuori, perché a volte qua il rullante è una figata, fuori è... E quindi dici, ma come? Ma se qua suona le risonanze, le cose, no, magari non sei capace di fare fonico. Quindi la cosa è questa qua, avere uno staff, quindi quando si fa una band tentate di avere almeno un fonico che sia, per quello serve a volte avere il fonico, perché il fonico dà il suono alla band e se siamo in 5 è il sesto elemento della band, perché è grazie a lui che la gente può apprezzare Quindi in tutto. generale, insomma, il fatto di avere appunto uno staff che oltre a far rendere al meglio quello che fai, ti dà anche una tranquillità di un certo tipo, per cui tu sai che Assolutamente. puoi suonare e quello che Che dai suono si esce. sente. Esatto. Grazie mille di tutte le cose che Grazie a sono te. uscite, per la disponibilità e in bocca al lupo per tutto, soprattutto per il dito che mi preoccupa un Grazie, po'. grazie, grazie. Grazie, ciao Federico. Ciao, ciao 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 Mauro, ciao. Ciao. grazie.